Naviganti del lobby, ben ritornati sul mio Castomiatus Vlog TV. Spero che vi stia piacendo questa tetralogia dell'Ultramarine, perché gli ho dedicato insomma un bel po' di importanza. Oggi finalizziamo e terminiamo finalmente la miniatura. Abbiamo da vedere un po' di cose come rendere i particolari migliori, il matte che metteremo prima e dopo faremo un po' di lucidi in giro, un po' di bottoncini. Ci sono le decalcomanie, per cui oggi vi farò vedere che cos'è un softener e che cos'è un fixer, quindi come ammorbidirla, metterla e poi fissarla per farla diventare praticamente come se fosse plastica sullo spallaccio. E oltre a questo insomma un paio di tocchi finali, tra cui la cicatrice eccetera. Quindi subito dopo la sigla. Ragazzi, dunque siamo arrivati qui dove abbiamo il nostro space. Vediamo un pochino se lo vedete bene, più o meno. Ok, eccolo qua. Allora il mantello è questo e una volta asciutto il blending ha dato questo risultato. Si potrebbe proseguire con le luci, ma nel frattempo, siccome voglio invecchiarlo con i pigmenti, lo lascio così. Nel frattempo allora abbiamo metalli da sistemare, un po' di invecchiamento in giro. Ho tutte le parti bianche pronte per lo Skeleton Horde, che è il nostro contrast che useremo al posto del wash per fare appunto l'idea delle pergamene e tutto il resto. E nel frattempo insomma intanto vediamo questo come va. Allora metto a posto la telecamera in modo tale che voi vediate quando opla, ecco qua, perché più o meno lo tengo qui e allora tanto vale. Allora, lo Skeleton Horde, questo contrast speciale, stavo usando adesso il piccolissimo 000 della Artis Opus per dare un colpo alla cicatrice. Se guardate adesso si vede un po' di più, no? E lascerò così, quindi il viso per me è terminato così, a parte due puntini che ha davanti che forse starebbero bene con un pezzo di metallo. Vi faccio vedere come, ma subito dopo lo Skeleton Horde, in modo tale che nel frattempo si asciughi. Allora, Skeleton Horde è un contrast che mi piace molto perché al posto delle wash è molto utile. Si passa semplicemente sopra e fa tutto da solo. Lo potete passare anche ai lati in modo tale che vi faccia da wash e vi invecchia in automatico la miniatura. A proposito di invecchiamento, vi do un'anteprima. Mi è arrivato oggi il Rust della Dusty Down, è il liquido acrilico più incredibile che abbia mai visto in assoluto, specialmente ovviamente per riprodurre la ruggine. Ho intenzione di fare 5 Spaceballs molto arrugginiti, molto rovinati per il kill team, e dopo devo fare anche tutto quanto il materiale, quindi vi farò un sacco di tutorial sugli scenari quindi rovinati, e useremo moltissimo questo liquido che veramente, ragazzi, cioè vi farò vedere nella prossima, magari in prossima puntata faccio una recensione a parte e vi faccio vedere qualcosa con quello, perché è incredibile e è diciamo quello che ho visto in assoluto che raggiunge il massimo per quanto riguarda la ruggine e la simulazione della ruggine. Allora, lo Skeleton Horde, tra le altre, non è che entra completamente nei recessi e da tanto marrone, invecchia come vedete, però mi fa questo invecchiamento che entra nella miniatura e la fa un pochino, cioè vedete questo bianco è troppo sparato veramente, cioè non si può vedere una cosa del genere, quindi se stiamo invecchiando una miniatura, guardate, con questo
in un attimo avete dato l'invecchiamento, e quando è asciutto basta mettere un wash, che può essere appunto il solito flash shade, e gli avete dato praticamente le sue. Però vedete come è inserito adesso in questo modo, non spara più il bianco, tanto perché la trasparenza torna un po' più luminoso, però è più vicino per esempio a tutti gli ori della miniatura. Quindi bene, allora abbiamo fatto questa, la spalla è molto piatta ora come ora, perché poi a forza di passare sopra vari prodotti è diventata abbastanza piatta, quindi io proverei a dargli in trasparenza un po' di luci. Allora, che cosa possiamo utilizzare? Vediamo qui di quello che abbiamo usato, vediamo se ho qualcosa che è rimasto vivo, pochissimo, e tra le altre molto molto azzurro, quindi direi di no, e andrei a recuperarmi un po' di colore tipo ultramarine per l'appunto, quindi macrage, cose del genere. Vediamo un pochino che cosa trovo qui di cose del genere, e poi lo andrei a schiarire con anche un Furnace stesso. Quindi scusate se passo davanti col braccio, che me lo vado a recuperare il Calgar, e ce l'abbiamo Calgar e Fenrisian. Vediamo un pochino quanto si è poi scurito lo spallaccio, perché prima di metterci le decalcomania vorrei ridargli una sensazione di rotondità, e quindi andiamo a prendere il Calgar, che è, vedete, è già molto luminoso, quindi mi prendo la wet palette in una zona comoda per farlo acquoso, ok, e vediamo quanto mi va a illuminare. Beh, non è male, quindi andiamo a illuminare la spalla. Come vedete sto facendo come una puntinatura, perché è talmente liquido il colore che lo spingo dove voglio io, e gli do una luminosità alla spalla. Dalle altre, in questo modo, anche se è liquido, un po' rimane invecchiato, perché dà questa sensazione che vi ho fatto vedere già con i Black Templar, e quindi anche qui mi dà un po' di sensazione di invecchiamento. Allora vado avanti nel frattempo qui, un po' di timelapse, e ci vediamo alla fine. Ok ragazzi, allora non serve usare il Ferris, perché di fatto il Calgar era già bello luminoso e quindi l'ho tenuto praticamente solo con lui. Adesso aspetto di fare una lavatura nera per rendere tutto un po' omogeneo, e dopodiché possiamo prendere praticamente la decalcomania e mettere la famosa U degli Ultramarine. Invece andiamo avanti con, nel frattempo, le ginocchiere, che vorrei fare bianche. Allora, per le ginocchiere bianche partirei prima da un Arctic Blue, che è una sorta di Ferris tipo, è in questo caso è della Scale, ma insomma prendete un bianco che abbia leggermente una connotazione azzurrognola, poi gli diamo un bianco puro e sopra gli mettiamo, per fare le ombre, un Arctic Blue della Contrast, che potrebbe essere molto interessante, o un Apotecari, scusatemi, perché l'Arctic giustamente è quello che ho in mano. Allora adesso vediamo un attimino dove riesco a infilarlo, perché qui la wet palette comincia a essere veramente affollata, e tra un pochino dovrò cambiare il foglio della carta da forno. Allora verrà sicuramente interessante con questo, perché guardate, è proprio un azzurro che, lasciandolo sui bordi col bianco sopra, mi dà veramente un effetto di ombra sul bianco che è proprio vicina al blu dell'armatura. Eccola qua, vedete? Allora finisco anche questa col timelapse e ci vediamo.
ragazzi, la nostra base bianca sulle ginocchiere c'è e quindi adesso aspettiamo che si asciughi. Nel frattempo diamo dei colpettini di luce leggeri con il più piccolo pennello che avete alla parte, diciamo, delle pergamene, e quindi mi riprendo il mio bianco panna che avevo sulla wet palette da ieri e vado a fare solo i bordi appena appena per dare dei colpi di luce alla pergamena. Allora, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, adesso abbiamo pronti le superfici per le decalcomanie, a parte lo spallaccio a cui do il null oil, approfittando anche a darlo alla parte dei metalli, così la scurisco ancora un po' di più. Quindi lo spallaccio, che ovviamente avrà il null oil più negli spigoli e dà questa impressione che è molto bella con l'azzurro chiaro, vedete, fa risaltare gli interni, mi invecchia ancora di più lo spallaccio e me lo uso proprio per questo motivo, cioè invecchiare la superficie prima che debba dargli la decalcomania, e poi ne metterò un ultimo tocco sulla decalcomania, però vedete che anche lucido è tornato scuro, ma ha tutte queste sfumature che gli ho dato quando appunto l'ho invecchiato poco fa mettendogli le luci, perché in realtà è una sorta di invecchiamento. Allora qui possiamo mettere il null oil tranquillamente, ci vorranno tutti i pezzi di metallo qui abbiamo da passare sempre il null, così abbiamo corretto tutte le parti che dovevano tornare nere. Ci manca il servo teschio che sta lì in cima e ha bisogno del suo null in mezzo, specialmente qui, in modo tale che vada a staccarsi dal bronzo. Non tutto perché giustamente c'è l'ossido, quindi dove potete andate un po' a mettere del null. Adesso ci mancano poche cose per finire prima di mettere i pigmenti, che comunque copriranno un po' di cose e faranno sembrare più invecchiata e più inserita la miniatura nella basetta che faremo. Dobbiamo appunto, a parte le decalcomanie, fare la spada a catena. Allora, io qui ho un progetto e vediamo se lo condividete con me. Prendo un bel, vediamo se mi basta addirittura un 1, se ci vuole un 2, ma va bene anche l'1. Allora, il mio progetto è questo: prendere un giallo molto scuro e un giallo un po' più chiaro e fare la spada come negli anni 90, cioè fatta a strisce nere e gialle, per farvi vedere come fare una mascherina con dello scotch fatto apposta per le mascherine, in modo tale che diamo la base gialla e poi con il nero facciamo prima una mascherina e mettiamo le strisce diagonali nere, che dovrebbero venire abbastanza precise. Era una cosa che volevo farvi vedere anche già per Necromunda, per il pavimentazione di Necromunda. Adesso che faremo tutti quanti diciamo, gli scenari per lo studio, vi farò vedere i tutorial anche per quello, però insomma ci tenevo a farvelo vedere qui, perché è una cosa che si faceva, mi ricordo, negli anni 90, no? La catena fatta in questo modo qua. Vediamo un pochino cosa salta fuori. Allora ragazzi, siccome la spada sta facendo un po' di fatica perché il giallo, qui la superficie della plastica si è rovinata con la colla e ha fatto un po' di spessore, è diventata un po' brugnolata, quindi quando poi ho messo anche il primer si è praticamente distrutto tutto il dettaglio. Da questa parte invece, come vedete, essendo molto liscia, il giallo ha già attaccato meglio. Di qua fa fatica perché il giallo
proprio non ce la fa, quindi devo aspettare che asciughi e ridare delle mani. Ma a questo punto approfittiamo per invecchiarla in maniera proprio brutale, visto che qui in mezzo ormai ha fatto tutti quanti i solchi, e vi faccio vedere con una cosa di questo genere, che è un masking type, scusatemi, no, è tape, in realtà è giusto, 3 mm, in questo caso è molto piccolino ed è praticamente una mascherina vera e propria che si usa normalmente per l'aerografo quando voi dovete appunto fare le strisce. Io invece le metterò qui sulla spada e le facciamo a mano con il nero, praticamente con un black abaddon, e quindi metteremo le strisce in diagonale quando è bene asciutto, poi facciamo il nostro passaggio con il nero per avere tutte le diagonali uguali e dopodiché invecchiamo. Potremmo utilizzare addirittura il famoso rust che volevo farvi vedere per vedere un po' che tipo di ruggine crea tutto intorno. Comunque facciamo una spada come se lui l'avesse raccolta tra quelle distrutte, oppure è talmente vecchia, talmente dilaniata e talmente lui sta in battaglia che i servitori non hanno ancora fatto in tempo a metterla a posto e quindi è molto dilaniata. Adesso tra un pochino, quando si è asciugato, vediamo questa cosa. Nel frattempo proviamo a vedere le famose decalcomanie. Allora, per le decalcomanie, io qua ne ho tantissime e dovrei averle anche degli ultra se non sbaglio, eccole qua. Allora, come si tratta una decalcomania? Allora, è molto semplice in realtà. Allora, si prende un taglierino, diciamo, ma si può fare anche volendo con le tronchesine, e guardate ovviamente quella che è della vostra misura. In questo caso io sulla ginocchiera metto quella blu e quindi vedete poi il capitano. Allora mi vado a prendere la porzione di carta che mi serve, eccola qui, taglio via quello che non mi serve, ci vado intorno con calma. Levate via anche le scritte perché si staccano anche quelle e si attaccano anche quelle, quindi. E poi vedete, ora mi sono ricavato praticamente uno spazietto per tagliare la mia U, la mia omega, e me la vado a prendere con questa, vedete, con la madonna, non mi viene il nome ragazzi, è terribile, le pinzette. Allora, però facciamo un'altra cosa. Allora, prendiamo il Decal Softener e il Decal Fixer, che sono questi due che vedete qui, eccoli qua, vediamo se in telecamera è tutto ok, eccoli là. Allora, noi mettiamo questo sopra la base, non va messo troppo perché leva il colore e rovina tutto, fa quasi un chipping, quindi bisogna stare molto attenti e distrugge letteralmente la vostra decalcomania, quindi dovete andarci veramente con calma con il softener. Noi ne mettiamo un pochino sopra la decalcomania e poi la appoggiamo. Adesso la decalcomania nel frattempo la stacchiamo con l'acqua e quindi la mettiamo all'interno di un po' di acqua. Potete utilizzare anche quella direttamente che state utilizzando per dipingere. Dopo un po' la decalcomania si stacca e voi potete trasferirla direttamente sulla ginocchiera. Cosa succede? Che la ginocchiera è tonda, quindi la U non riesce a attaccarsi completamente. Noi la ammorbidiamo con il Decal Softener e magicamente la U riesce a diventare talmente una velina che si adatta perfettamente alla ginocchiera. È un piccolo trick che avrei voluto tanto conoscere anni fa, quando mettevo appunto le decalcomanie. Ok, allora preparo la decalcomania e ci vediamo fra un attimo. Ecco come funziona, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' da vicino l'operazione. Dunque, prendo un pennello, acqua, l'acqua mi serve per spostare la decalcomania fino a quando mi va dove voglio io, quindi con la punta del pennello, bagnato ovviamente, voi spostate la vostra decalcomania e va spostata in modo tale, si vede? Sì? Ok. Si va spostata in modo tale che ovviamente la posizionate dove volete voi. Quindi adesso io cerco di spostarmela verso il centro. Ecco qua. Allora vedete che ovviamente non riesce a stare, mi fa un triangolino praticamente. Io prendo il Decal Softener, le metto leggermente un po' sopra il pennello e, stando veramente attento a non esagerare, lo appoggio sopra la decalcomania. La decalcomania inizierà ad ammorbidirsi. A questo punto io posso levare il Decal Softener, lascio un attimo che faccia effetto
e lui mi ammorbidisce talmente tanto la decalcomania che io, appiattendo pian pianino, riuscirò ad aprire la U e a non avere appunto quel triangolino maledetto. E adesso andiamo a sistemarla meglio. Ok, e aspettiamo che faccia effetto per fare in modo che si separi. Possiamo anche provare leggermente con le dita, fate molta attenzione perché ovviamente è piccola, E adesso potete riposizionare un po' come credete meglio voi, e anche col dito andare, però non è ancora posizionata come dico io, quindi aspettate un secondo, è storta secondo me, aiuto, si sposta troppo e non si sposta sotto, eccola qua. Ok, così comincia a piacermi. Adesso la allargo leggermente, eccola qua, e me la tengo. Con il dito stesso vado a bloccare. Quando è posizionata come voglio io, mi prendo il decal fixer, che invece è appunto un coprente che fa da plastica trasparente più o meno. Lo mettete sopra la decalcomania e la decalcomania si fissa alla ginocchiera senza mai più praticamente levarsi. E quindi io vado, è un po' troppo, aspettate che le levo un po' sulla wet palette, vado a mettermelo sulla decalcomania. Non esagero ovviamente con i movimenti perché altrimenti vado a come prima, cioè spostarla come se fosse con acqua. Ci vado sopra in questo modo, praticamente la ginocchiera adesso è ricoperta come se avesse una sorta di calotta di plastica che quando si è asciugata appunto diventa molto dura e fissa la decalcomania. Vedete che in questo modo viene praticamente, scusatemi che non vi vedevate, vedete in questo modo viene totalmente perfetta. E a questo punto, quando ho finito, gli do un'ultima lavatura magari con una wash più marrone per farla sembrare un po' più invecchiata, un po' più combattuta, ok? Addirittura da qui potete andare a rovinarla con gli scratch. Ecco qua, allora ho fatto la stessa cosa sulla spalla e adesso come vedete la spalla praticamente è in attesa che si sistemi, praticamente si asciughi perché ho messo il softener e man mano praticamente che si asciuga io me la sposto. Vedete che posso spostarla come voglio perché si è completamente ammorbidita. Devo stare molto attento che non si rompa. Se si rompe ovviamente la rendo io più vedete che adesso si sta un po' raggrinzando. Se si rovina troppo la levo, altrimenti la rendo praticamente distrutta e dilaniata come per lo spallaccio, insomma, perché tanto andiamo a invecchiarlo, no? Allora vado a sistemarla meglio, ci sto attento perché se continuo a parlare con voi la distruggo, perché vedete come si è ammorbidita e quindi si sta storgendo. Vediamo fra un attimo. Allora, arrivati a questo punto, ragazzi, io ho fatto una pausa in realtà di un giorno perché così ho preparato la basetta, ho fatto la roccia con un po' di griso e un po' di dry brush bianco, poi metteremo il Loon Oil. Ho fatto la base chiara perché sto facendo di Space Marine con questa che è la Grellan Heart e dopo faremo pigmenti come sempre, eccetera. Ho messo semplicemente un po' di scritte nere sulla ginocchiera di sinistra e sulle pergamene, lasciando sempre tutto un po' confuso perché voglio sempre mantenerlo abbastanza grim nonostante sia più pulito dei Templari. E poi ho dato un dry brush leggero a tutte le parti in metallo in modo tale che rilucichino un po'. Adesso la spada che ieri, se vi ricordate, abbiamo con l'Agrax invecchiato, vedete che ha già questa connotazione molto invecchiata e il colore è molto carino perché non è un giallo acceso anni 90, no? È un giallo molto sbiadito. Quindi ora facciamo con il nostro scotch la mascherina e cominciamo a dare il nero. Quindi come funziona? Allora, si prende ovviamente lo scotch e questo è sostanzialmente impermeabile rispetto allo scotch di carta che ovviamente non fa la stessa cosa. In più ovviamente questo è più piccolino, no? Quindi praticamente la prima parte, eccola qui, voi potete prendere e spezzare tranquillamente. Prendete la
spada dove volete e fate una diagonale. Ovviamente potrebbe essere molto più piccolo, così ne sfruttate di più. Diagonale, e a questo punto seguite scusate che non state vedendo, eccoci qua, fate una diagonale di questo genere e poi seguite ovviamente quella tendenza, quindi una cosa del genere. Andate paralleli e via. Adesso ovviamente la attacco bene in modo tale che stia, perché qui mi sa che devo cambiare posizione. Ecco qua, eccolo qua. Allora qui avete fatto, vedete, questa sorta di mascherina. Dall'altra parte poi faremo uguale. Quindi ora io prendo il mio nero, parto da qua sotto e faccio le 3 parti in nero. Allora mi prendo un pennello che sia leggermente, oddio, potrebbe essere anche qualcosa di un po' più piccolino per stare attenti. Per esempio in questo caso ho uno 000 e vado a colorare le parti che non sono nella mascherina, ma ovviamente seguo anche sulla mascherina in modo tale che venga fuori il nero con la diagonale. È un modo semplice per farlo, che però veramente aiuta, perché in un attimo avete fatto quello che volevate. Ok, vedete? Adesso prendo l'altro punto, uguale qui. Ovviamente è comodo perché, anche se si può fare a mano, è più facile mettere in parallelo lo scotch, e quindi in questo modo avete sicuramente, quando levate, l'impatto visivo delle diagonali fatte bene. Poi adesso quando stacco viene fuori un disastro e mi rimangio le parole, però in teoria dovrebbe essere così. Allora qui seguo l'angolazione, faccio così e vado su, in modo tale che sotto lascio giallo. Ecco qua. Davanti un pochino, anche qui. Tra le altre vi permette di essere meno precisi e andare via lisci tranquilli. Ok, e di qua abbiamo fatto, quindi a questo punto basta staccare, anche se è ancora fresco, ma vediamo se vedete. Ok, perfetto. Quando staccate trovate praticamente, vedete, la diagonale, le diagonali fatte. Ora io le ho fatte un po' grosse, si potevano fare un po' più sottili, ma tanto adesso io rovinerò tutto con la ruggine eccetera eccetera, quindi mi va bene, insomma, perché poi si sporcherà tutto, ovviamente anche il nero. E quindi adesso dall'altra parte devo fare la stessa cosa. Allora devo andare a fare le mascherine pari pari a questo, quindi vado a beccarmi questa parte della diagonale e faccio la stessa cosa. Quindi vediamo se riesco a prendere un pezzo e poi tagliarlo in due, e voilà, opla e opla, voilà. Adesso ragazzi, scusate se non vi faccio vedere tutto subito, ma ho bisogno di vederlo fatto bene. Allora abbiamo, in questo caso possiamo farlo anche così, a triangolo, un po' di più, eccolo qua e eccolo qua. Adesso mi sono un po' sporcato di qua, ma non è un problema, perché ripeto, dopo andiamo a disastrare tutta la spada, quindi va benissimo così. Prendiamo il nostro nero e facciamo la stessa cosa. Si può veramente fare a mano, solo che almeno vi ho fatto vedere questa cosa, è semplicissima. Lo scotch da mascherina lo trovate per esempio su Greenstuff o su P-Work, comunque insomma quando fate un ordine su Greenstuff approfittate, fate anche questo, e non va oltre le, qui siamo sulle 3 euro addirittura, una roba del genere, quindi insomma niente di che. Adesso qui andate a unire il nero e siete a posto. Io metto sempre poco colore alla volta perché in questo caso è puro, quindi non voglio che si secchi, allora ripeto più volte l'operazione, e poi sciacquo il pennello spesso e inumidisco la punta se lo uso a puro. Allora qui ci serve il nero,
e sotto lasceremo il giallo. Ecco qua. A questo punto vado anche qui a staccare lo scotch e ho fatto le mie diagonali. Questo per esempio può essere molto utile se dovete fare per esempio di cose molto più complesse, magari più sottili, eccetera eccetera, quando fate gli orchi per esempio, che in questo caso sono parecchio pieni di questi tipo di particolari, anche per esempio i quadrati, no? Ve li costruite e ve li fate così. Allora qui vedo che sarebbe più bello se ci fosse il nero qua, e quindi lo faccio io a mano adesso e va bene così. Voilà. Ecco qua, qui diciamo che manca un pezzettino e poi insomma ve lo correggete, però ci siete e avete fatto delle linee precise, ok? Adesso non dobbiamo fare altro che distruggerla sostanzialmente e con vari agenti chimici. Vi farò vedere probabilmente il Rust, che è molto bello, mi è arrivato ieri, farò una puntata a parte solo per quello, ma intanto ve lo faccio vedere. Allora, qui davanti direi che mi piacerebbe vedere il bolt nero, perché non ho trapanato all'inizio, ma insomma va bene così, si fa il nero e via. Allora, poi cos'altro si potrebbe fare? Qui è una questione di particolari a questo punto, prima di arrivare alla parte finale, che è quella dei pigmenti. Vediamo qui sotto, per esempio, possiamo fare le grate. E dopo gli mettiamo un po' di null. Così ribadiamo andiamo a contrastare meglio i segni, ma comunque mi sembra vada abbastanza bene. Allora, qui per esempio sarebbe da separare un po' di più col null oil, quindi possiamo andare col pennello in precisione col null, non col nero normale, perché andate veramente a rischiare di fare troppo, ma qua vedete queste linee possiamo andare a contrastarle un po' di più. Ecco qua, poi il resto lasciatelo lì asciugare, si va a asciugare e fa un po' di macchia intorno, così lo invecchia un pochino ancora, no? Allora, qui possiamo levarne un po' per darne un po' a lui. Ok. E di qua non serve perché si vede anche meno. Allora, direi che ci siamo più o meno, più o meno la miniatura c'è. A questo punto mancano i particolari dei pigmenti, piuttosto che a un certo punto appunto la spada. Quindi per esempio il discorso dei pigmenti, così andiamo a tagliare la testa al toro. Prendiamo un dry brush abbastanza grossetto, io qua ho è la seconda scelta della Artis Opus, insomma li trovate anche di Army Painter e anche di Green Stuff, così radiali. Prendete i vostri pigmenti come al solito e fate praticamente delle ombre, delle luci con i pigmenti. Quindi mi vado a prendere prima il pigmento rosso, e il pigmento rosso è bello potente, quindi quando andate poi sulla base a farlo si vede subito, quindi fate attenzione e non esagerate troppo, spolverate sempre in modo tale che non andate a distruggere la basetta e a levare la sabbia sulla basetta. Fate attenzione, quando prendete il pigmento la cosa migliore è sbattere praticamente il pennello per levare più pigmento possibile. E ok, ci siamo. Cominciamo a passare anche sopra la roccia e sopra diciamo sugli stivaloni dell'armatura. E qui a piacimento, ovviamente tutto a piacimento, quindi quanto volete andare, andate. E mi raccomando, adesso cominciamo anche sul mantello, non esagerate, andate un pezzo alla volta, in modo tale che vedete che si possa anche risolvere se succede qualcosa che non va.
e poi stivali continuamente e via. Non andate troppo su, si tratta solo della parte bassa del mantello che si suppone abbia toccato il terreno e quindi giustamente si è sporcato. Poi andiamo a prendere il secondo pigmento, che è quello scurissimo. Questa volta della Green Stuff ho preso proprio il Dark Earth, che è molto molto scuro, ma questo è fantastico perché effettivamente va a fare tutte quelle ombre, vedete? Eccole qua. Sempre se andate piano, se andate forte, se ci andate forte si vede tantissimo, ed eccolo qui. In questo caso il Dark Earth lo metto solo all'interno dei recessi del mantello, in modo tale che vada a farmi un po' l'effetto, aumentare l'effetto dell'ombra marrone che ho, che più o meno è dello stesso colore. Davanti qui in mezzo faccio come se ci fosse l'ombra e quindi tampono qui, ok, e vado sopra gli stivali verso la fine in modo tale che non li disastro troppo. Ecco qua. Adesso vediamo un pochino il mantello, cos'altro possiamo fare. Così il mantello, vedete, diventa un po' più impolverato, rimane più o meno dello stesso colore, ma va a mischiarsi di più con tutto il terreno intorno e quindi mi dà questo effetto insomma più realistico. Adesso l'ultimo che andiamo a fare è quello molto chiaro invece, che si mescolerà un pochino probabilmente all'inizio con il marrone, quindi vado a lavare il pennello e cambio pennello perché voglio usare i pigmenti non al liquido, ma perché altrimenti veramente vi fanno una texturizzazione pesante, cioè nel senso che vanno proprio giù pesanti con la pigmentazione più che texturizzazione, quindi fate attenzione. Prendiamo un pennello leggermente più piccolo e ci prendiamo il nostro colore, a questo punto chiaro, e vediamo che cosa fa. Andiamo in giro, praticamente il chiaro che sto utilizzando va a riprendere un pochino quello che stavo facendo col primo colore che era la Grellan Earth, e qui vado a rompere le scatole al mio mantello. Vedete che qua forse si è già bagnato un po' e già mi sta un po' rovinando il mantello. Allora cosa faccio? Prendo un po' di acqua e vado a eliminare un po' di quel pigmento che non mi piace e lo levo. Se lo fate subito sostanzialmente si leva, e poi quando rimane sporco, vedete, lo sto levando, ma nel frattempo i residui li mando verso il basso in modo tale che mi dia comunque quella sensazione di sporcizia quando si asciugherà, e comunque diventa bello. Ok, quando è troppo lo levate e voilà. E andiamo avanti. Ovviamente quella parte lì, adesso se l'avete bagnata, ricordatevi di non ripassarci sopra col pigmento subito, perché altrimenti viene fuori un disastro. Però vedete qua, si è sporcato, lasciamolo così che effettivamente poi comunque dà quella sensazione di sporco. Questo mi sa che è il pennello che è ancora umido da prima, quindi evitiamo e usiamone uno che è assolutamente asciutto e non possiamo sbagliare. Allora, si va qui, andiamo a fare un po' di polvere sulla roccia, sul piede, ecco qua, e voilà. Andiamo a prendere il mantello adesso, senza esagerare come prima le parti in esterno e poi pian pianino andiamo su. Poco, non esagerate mai, che questa fase qui insomma è una fase di semplicemente dobbiamo inserirlo all'interno del contesto. Quindi anche qui sotto, qui andiamo a stemperarlo e poi quando faremo un po' di wash la basetta sarà pronta. Un soffio per finire con quello che rimane. Io non uso in questo caso il pigment fixer perché che è il fissativo per pigmenti, perché praticamente metterò il matte e il matte lo fissa di suo, quindi è inutile aggiungerne uno sull'altro. Allora, qui ci siamo,
il pennello dry brush della GV lo rimettiamo al suo posto e vediamo un pochino cosa possiamo fare sulla spada. Allora, la spada io volevo farla arrugginita, proviamo questo nuovo prodotto magico che si chiama Rust Smooth Finish, ve lo farò vedere, della Dirty Down. La Dirty Down è un'azienda UK, quindi inglese, che produce tutta una linea di prodotti invecchianti per il cinema, e quindi per chi lavora come il cinema, tipo il mio sponsor della IMA SFX che è Alessio Pieroni, che saluto, che mi ha aiutato a fare le pareti, praticamente il camino del set, insomma, dello studio. Quindi loro fanno proprio solo per cinema, quindi in realtà questa cosa delle miniature è una cosa in più. Mettono anche loro una pallina, mescolo comunque per sicurezza. Ora è la prima volta che lo provo, ma ho visto diversi tutorial su cosa fa questo affare ed è incredibile. Ora vi faccio vedere, vediamo un po' se riesco ad aprirlo, perché per ora ok, era molto chiuso. Sentiamo un po'. L'odore, allora, l'odore, anche se acrilico, è forte, quindi sembra qualcosa di chimico, ma in realtà l'odore dovrebbe essere significativo, perché ci dovrebbe essere dentro della roba infiammabile. Passate praticamente il prodotto nelle zone che volete arrugginire e io lo passo, vedete che poi è scuro, quindi fa anche un po' di wash e man mano che si asciuga imita l'effetto della ruggine ed è una cosa pazzesca. Cioè, non ho mai visto un prodotto acrilico fare quello che fa questo. Adesso abbiamo questi puntini, vedete? Io vado a prendermi il puntino e vengo giù. Vado ad arrugginire la parte vicino all'elsa e dall'altra parte l'altro puntino. Ah, non c'è, perfetto. Allora andiamo a fare qualcosa qui e qualcosa qui. Guardate quando asciuga questo prodotto cosa fa. È una roba, sembra una magia, una cosa incredibile. Va proprio e lo sciacquate completamente con l'acqua, quindi è pazzesco. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Ricordatevi di chiuderlo abbastanza velocemente, perché quando secca fa appunto l'effetto ruggine. E vedete che pian pianino che si sta asciugando, non so se lo vedete, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere da vicino. Allora, ecco qua. Praticamente si sta seccando e fa questo effetto ruggine che è pazzesco, proprio pazzesco, cioè fa da solo, fa tutto, non occorre aggiungere altro. Immaginate quando lo mettete sopra appunto tipo la pietra pomice, piuttosto che qualcosa di sabbioso, quindi crusty come lo chiamano in inglese, che quindi vi dà proprio l'idea dell'effetto ruggine, e guardate cosa salta fuori, è pazzesco. In più, se voi lo andate a rimettere, fa addirittura la sovrapposizione e quindi diventa più scuro in certi punti, più chiaro in altri, e dà questa sensazione di differenza. Guardate, adesso vado a rimetterlo qua sopra e in alcuni prezzi. Ok. E voilà, il resto sarà wash, praticamente fatta con l'Agrax, che andrà a rinforzare il marrone. Adesso lasciamo che asciughi e nel frattempo andiamo a vedere altro. Comunque questo prodotto qui ve lo faccio vedere in un tutorial a parte, dove facciamo le tubature per esempio
tubature per gli scenari, quindi Kill Team, Necromunda, eccetera, e vi farò vedere la ruggine fatta veramente bene bene, è una roba pazzesca, cioè dopo un po' che lo guardate vi viene quasi fastidio toccarlo perché sembra che sia davvero arrugginito. Allora, qui ho fatto, quindi a questo punto siamo veramente arrivati praticamente al termine, nel senso che posso mettere l'Agrax, quando è asciutto anche il Rusty qui mettiamo un po' di Agrax, qua sotto anche sulla basetta in giro, e abbiamo praticamente finito. Da qui è gusto, come vi dico sempre, perché ovviamente potete andare avanti anni a migliorarla facendo altre cose, cioè, quindi vedete qui posso mettere un po' di contrast, sì, a far contrasto, scusatemi, ma in questo caso non è un contrast, è un wash, e vado a fare un'ombra alla roccia, ecco qua. Poi vediamo qua sotto che c'è bisogno, e poi all'interno vedete degli stivali vado a rinforzare l'effetto ombra che c'è, e quindi il contrasto che insieme al pigmento fa ancora di più, no? Quindi qui per esempio non voglio perdere questo diciamo disegno dello stivale, vado a rinforzarmelo con l'Agrax. Lasciatelo pure giù così com'è a goccioloni, che poi lui fa il suo mestiere da solo. Ecco qua, vado a sotto la scarpa, così faccio un po' di ombra, uguale dall'altra parte ovviamente, ma dall'altra parte serve anche poco perché effettivamente è attaccato al terreno. E poi vado a fare un po' gli interni del mantello, solamente una linea, non esagerate, non vi fate prendere, e via. Aspettiamo che asciughi, e veramente ragazzi ci siamo più o meno, non c'è molto altro. Vorrei quasi quasi mettere un po' di Rusty anche sotto, perché mi fa proprio voglia di invecchiarlo un pochino qua e là. E guardate che bello che è diventato, che bella che è la spada così, veramente spaziale, guardate che lavoro è qua, incredibile. E anche qui è vero, effettivamente un po' di Agrax ci sta, non esageriamo in questo caso, però insomma un po' di Agrax qui che vada a sporcare ci sta, a macchie, in modo tale che insomma non sembri chiarissimo e poi arrugginito, non ha molto senso. Quindi cercate di contestualizzare insomma tutto quello che dipingete. Ecco qua. E voilà. Vedete che effetto ruggine che fa quella lì adesso, è incredibile. Veramente questo sono contentissimo perché è stato difficilissimo trovarlo. Costano 9,90 € a barattolino, ma siccome loro distribuiscono ovviamente solo alle partite IVA, è complicatissimo trovare qualcuno che le rivenda. Io questo l'ho trovato su PK Pro, che è come Green Stuff, si chiama PK-Pro, e niente, però trovate solo questo, e sto aspettando che arrivi l'ossido e il muschio, che sono altri due effetti che io ho visto sono spaziali. Comunque vorrei mettere anche qui un pochino di rust, quindi vado a metterlo in giro per lo stivale facendo una sorta di wash, che però poi andrà a diventare ruggine. Quindi praticamente lo faccio qui e faccio cadere giù di qua, dentro i recessi, in poche parole, non sporcando troppo fuori, ok? E andando giù, colando per la scarpa e lo stivale, in modo tale che sembri un po' arrugginito anche qui. Andiamo a farlo dall'altra parte.
Io, ragazzi, sono un appassionato del weathering, cioè a me piace proprio l'invecchiamento, eh. Ci sono persone che amano molto di più vederlo normale e pulitissimo e va benissimo perché è giusto così, cioè i gusti sono gusti, quindi c'è chi direbbe che potevo fermarmi magari mezz'oretta fa e non fare niente per non rovinare la miniatura, ma per me una miniatura senza il weathering è come se fosse sprecato il tempo che ho dipinto perché la voglio inserita in questo contesto di guerra, insomma, un po' dilaniato, un po' distrutto, no? Direi che abbiamo finito, non esagero, vedete, l'importante in realtà in tutte le forme d'arte è levare, non mettere, quindi quando aggiungete troppe cose, così come nella pittura piuttosto che nelle miniature, eccetera, eccetera, rischiate sempre di fare troppo. Quindi non esagerate, fate poco alla volta e va benissimo così come viene fuori, insomma. Per esempio, questa zona qui che è a taglio, che è quella dove abbiamo fatto il primo taglio in mezzo, ci sta un po', cioè come se le lacerazioni avessero creato un minimo di ruggine intorno all'armatura. Ma non esagerate, a caso in giro, senza esagerare troppo. E vedrete che vi farà un effetto fantastico. Allora, sto andando in giro a guardare per l'appunto. Il maglio direi di no. Qui possiamo fare un po' di colature, quindi prendere il crusty e far colare così. E secondo me sono quei particolari che quando poi li guardate dice ma guarda qua ha sporcato tutto e niente, io cioè, vado a vedere quello quando un pittore dipinge, quindi nel frattempo sto zitto ogni tanto perché ho bisogno di precisione. E voilà, diciamo che ci siamo. Vedete, questa è la tipica ruggine perfetta per fare questa cosa qua, di prendere i chiodini e abbassare praticamente, che poi con l'azzurro un po' chiaro è veramente la sua morte, guardate, cioè voi andate intorno al chiodino così e poi venite giù, è pazzesco, quindi ho messo anche un po' troppa ma va bene, è soltanto poi si asciuga, e un pochino le grate, vediamo un po' se riesco, voilà. Ok, vedete come quando asciuga diventa proprio dal marrone all'arancione e fa questo effetto ruggine che è pazzesco, veramente pazzesco. Vado avanti a invecchiarlo su tutti i punti che mi interessano e praticamente dopo abbiamo finito. Ok, qui ci siamo, qui forse anche il Bolter, visto che è blu e l'ho lasciato blu, facciamo qualcosina in mezzo. E ci sono anche qui i chiodini che sono perfetti. Quindi vado a prendermi il primo e il secondo. Ok, direi dopo ragazzi che più o meno ci siamo e quindi vado a fare un po' ancora di correzioni così dell'effetto invecchiante ruggine e dopodiché ci siamo. Comunque, cioè, questo Krusty è pazzesco, cioè una roba avanti proprio. Allora,
Allora ragazzi, è finalmente finito il nostro Space Marine. Oggi avete visto, abbiamo fatto praticamente particolari. Ho ovviamente aggiunto qualcosina da quando abbiamo finito il tutorial, quindi vedrete sicuramente più effetti ruggine nella showreel, più piccoli particolari in giro, perché sono rimasto in silenzio un pochino intorno alla miniatura per guardarla e per vedere cosa aggiungere e cosa no. Quindi vi lascio la showreel, vi ringrazio per essere rimasti con me anche stavolta, questa volta 4 puntate, una tetralogia sugli Ultramarine. Ne faremo altri sicuramente, però mi sembra che abbiamo toccato abbastanza tutte le cose che ci servivano per poter fare un Ultramarine un po' superiore al giocabile, ma anche insomma da vetrina. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!